Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi ci facciamo una chiacchierata perché parliamo di super affari nel mercato dell'usato. Se vi ricordate, il mese scorso abbiamo trattato l'argomento delle super berline che si possono comprare con un budget massimo di 25.000 euro. Devo dirlo, quel video è stato un vero successo e in tanti mi avete chiesto di tornare a parlare di questo argomento ma cambiando genere di auto, cioè le super station wagon. Infatti a pensare a una macchina familiare non bisogna pensare alla classica station diesel noiosa che comprano solo i padri di famiglia per portare i propri figli a scuola. Anzi, anche in questo segmento possiamo trovare delle macchine che sono veramente potenti e divertenti da guidare e, sempre grazie all'alta tassazione e bolli vari, la svalutazione può essere piuttosto notevole, il che significa che con un budget, diciamo, di massimo 30.000 euro si possono portare a casa degli ottimi mezzi per non far arrivare vostro figlio in ritardo a scuola. Quindi se non vi fa paura il bollo, il superbollo, le multe per eccesso di velocità e l'incognita di eventuali parti meccaniche che si rompono, con 30.000 euro ci si può portare a casa dei mezzi piuttosto interessanti. Rispetto al segmento delle super berline di super station wagon con oltre 400 cavalli, la scelta non è ampissima perché, diciamocelo, rispetto al mercato delle berline, le station wagon hanno volumi di vendita più bassi e oggigiorno quando pensiamo a station wagon pompate, probabilmente la prima macchina che ci viene in mente è l'Audi RS6. Attualmente penso sia la regina delle vendite in quel segmento. E beh, possiamo dire che Audi fu la prima ad introdurre sul mercato il concetto di super station wagon presentando l'Audi RS2. Quindi, delle macchine che reputo interessanti, iniziamo subito da casa Audi, perché con meno di 30.000 euro ci si può portare a casa l'Audi RS4 Station, la seconda generazione. Macchina che nel 2006 costava ben 74.000 euro e che oggi ci si può portare a meno della metà. È una macchina che reputo molto interessante. Prima di tutto, l'accoppiata, motore aspirato e cambio manuale. Qui infatti abbiamo un 4002 V8, lo stesso che poi abbiamo visto montato anche sull'R8 V8. Sulla carta sviluppa 420 cavalli e 430 Nm di coppia. Dico sulla carta perché nel mondo reale purtroppo questo motore sviluppa molti meno cavalli del dichiarato. Infatti ho avuto modo di provare l'R8 V8, macchina molto divertente da guidare. Il motore sì, a brio, agli alti si fa sentire la potenza, però tutto sommato per essere un V8 lo trovo un po' fiacco. Infatti se cercate un po' sui forum su internet potete leggere di un sacco di possessori di RS4 che dopo averla provata sul banco hanno tirato fuori numeri piuttosto deludenti rispetto a quello che dichiara Audi. In ogni caso ciò non significa che questa sia una macchina noiosa e lenta. Anzi, Audi dichiara uno 0 a 100 in 4 secondi 8 e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Come vi ho detto, mi piace molto l'accoppiata di motore aspirato e la possibilità di avere la macchina con il cambio manuale. Accoppiata che poi nelle generazioni a venire non abbiamo più trovato. Quindi questa qui secondo me come macchina invernale per divertirsi, fare traversi, sfruttare la trazione integrale 4, secondo me è una macchina piuttosto valida. Molto interessante menzionare anche il fatto che in quella generazione è stata proposta anche la variante berlina, cosa che poi non abbiamo più trovato nelle generazioni a venire. Rimanendo sempre in Germania, possiamo trovare questa. No, non è la BMW Serie 5, ma è l'Alpina B5. Macchina che nel 2005 costava la bellezza di 100.000 euro. E qui non stiamo parlando di un tuner, ma in realtà Alpina è classificata ufficialmente come una vera e propria casa automobilistica. E penso che questa sia una peculiarità non da poco, perché comunque sia Alpina come casa automobilistica è a stretto contatto con BMW. E gli amanti BMW e i puristi del marchio adorano Alpina e le sue creazioni. E infatti all'estero sono piuttosto ricercate. Il bello delle Alpine è che sono delle BMW pesantemente rivisitate dal punto di vista della meccanica, con poche modifiche estetiche che però gli appassionati riconoscono subito. Quindi all'occhio delle persone normali queste macchine sono delle vere e proprie sleeper. Delle macchine che all'apparenza sembrano delle normali, noiose, lente BMW, che in realtà una volta che apri gas ti fanno capire di che pasta sono fatte. E infatti l'Alpina B5 è basata sulla Serie 5 E61, in particolar modo nella versione 545. Macchina che di origine montava il motore N62 della BMW, un 4004 vuoto aspirato,
Invece qui i tecnici di Alpina hanno montato un compressore portando la potenza a 500 cavalli e 700 Nm di coppia. La cosa molto interessante è che sta macchina è nata 2 anni prima della M5 E61 Touring. Alpina non si è limitata ad infilare un compressore nel vano motore, ma qui ha cambiato anche l'impianto frenante. Infatti qui troviamo i freni della BMW 760 a passo lungo. Come voi sapete, la 760 è il top di gamma di BMW, che monta un motore V12, è una macchina pesante, quindi ha bisogno di un ottimo impianto frenante. Messo qui su una Serie 5 Station, direi che di potenza ne abbiamo. Quindi non solo motore e freni sono stati modificati, ma qui troviamo anche un sistema di sospensioni progettato internamente da Alpina. E le prestazioni sono di tutto rispetto, considerando la tipologia di macchina e l'anno in cui è stata introdotta. Perché lo 0 a 100 viene coperto in 4,6 secondi, ma quello che impressiona di più è la velocità massima, 314 km/h. Ripeto, 2 anni prima dell'introduzione dell'M5 E61. Quindi ragazzi, passando al 2007, BMW immette sul mercato la variante Station della gloriosa M5 col V10 ad un prezzo di 101.000 euro, quindi simile al prezzo proposto da Alpina. Non è stata una macchina di grande successo, infatti troviamo quasi solo M5 E60. Trovare delle E61 è una cosa piuttosto rara. Io personalmente ne ho viste dal vivo solo 2. E qui, questa macchina la conoscete benissimo. Sotto al cofano abbiamo un 5000 V10 aspirato in grado di erogare 507 cavalli e 520 Nm di coppia. La differenza sostanziale rispetto all'Alpina è che avendo un grosso V8 col compressore che comunque sia quel motore molto potente e brioso ai bassi e ai medi, mentre qui questo V10 ha bisogno di grossi rettilinei per sfruttare il suo vero potenziale. In ogni caso anche qui le prestazioni sono di tutto rispetto, 0 a 100 in 4 secondi e mezzo e velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Senza limitatore elettronico i 300 km/h li supera senza problemi. Un vero peccato è che la variante berlina è stata prodotta anche per il mercato americano e canadese, il che significa che è disponibile col cambio manuale. Non è la stessa cosa per la E61, il che significa che è disponibile solo con il cambio SMG. Un peccato. Rimaniamo sempre in Germania perché una grande rivale dell'M5 E61 è la Mercedes E63 AMG serie W211, introdotta sul mercato nel 2006 con un prezzo di 103.000 euro. Personalmente la serie W211 la trovo essere una delle più belle mai fatte da Mercedes in termini stilistici. Io penso che forse Mercedes ha raggiunto l'apice in termini di design proprio con quella generazione di macchine. Di quella generazione ho avuto l'occasione di guidare la E55 AMG berlina. Mi è piaciuta veramente tanto. Il bello da AMG è che trasudano tanta ignoranza. Sono delle vere e proprie muscle car all'europea. E questa E63 non è da meno perché davanti abbiamo un signor motore. Un 6002 V8 aspirato in grado di erogare ben 514 cavalli e 630 Nm di coppia, il quale permette alla E63 di scattare a 100 km/h in 4,6 secondi e come sempre con una velocità massima limitata a 250 km/h. Facendo una ricerca su internet ho trovato un vero e proprio unicorno, perché è una macchina più unica che rara trovarla nel nostro mercato europeo. Stiamo parlando della Cadillac CTS V Station, macchina che nel 2011 da nuova costava 85.000 euro e che oggi si trova a quasi un terzo di quella cifra. E quello che ti porti a casa è veramente tanta, ma tanta roba. Prima di tutto parliamo del motore, perché qui abbiamo un motore più che americano, un 6002 V8 dotato di compressore volumetrico, capace di erogare ben 564 cavalli e 761 Nm di coppia che non ho idea di come faccia a scaricare attraverso le sole ruote posteriori. E le prestazioni sono veramente sbalorditive, parliamo di uno 0 a 100 in 4 secondi netti e una velocità massima di ben 308 km/h col cambio manuale. Perché sì, quello che mi piace di questa macchina è il fatto che puoi avere tanta sostanza americana, tanta potenza e gestirla con un buon cambio manuale. Quindi rispetto a tutte le macchine che vi ho elencato finora, questa è una più che ottima voce fuori dal coro. Infatti onestamente non ne ho mai vista una dal vivo.
L'anno scorso ho avuto modo di provare la CTS Coupé qui in Italia, macchina sì che reputo molto buona come rapporto qualità-prezzo. Il problema è che le Cadillac in Italia hanno un mercato praticamente inesistente, quindi a comprarla, se poi un giorno ti stufi, secondo me devi fare non poca fatica per rivendere una macchina del genere, soprattutto in Italia, perché vi ricordo che qui abbiamo dei bolli super bolli che purtroppo rendono questo mercato molto di nicchia, seppure queste macchine si possono portare a cifre piuttosto ragionevoli. Last but not least, rimanendo sempre in terra d'oltreoceano, vi voglio parlare della Chrysler 300C SRT8, macchina che nel 2004 costava 63.000 euro e tra tutte le macchine che vi ho elencato finora è quella che ad oggi si può trovare al prezzo più basso. La 300C SRT8 ha un 6100 V8 aspirato in grado di erogare 431 cavalli e 570 Nm di coppia. Quanto basta per farla scattare da 0 a 100 in 5 secondi e 4 con una velocità massima limitata a 250 km/h. Personalmente ho avuto modo di salire un paio di volte su delle Chrysler 300C, non l'SRT8. E qualitativamente parlando, forse tra tutte quelle che vi ho elencato è quella con qualità più bassa, più American style, diciamo. Quindi forse tra tutte quelle che vi ho elencato questa qui è proprio quella che mi convince di meno. Però in ogni caso lo scopo del video di oggi era farvi vedere che comunque sia con il prezzo di una city car mediamente accessoriata ci si possono portare a casa delle macchine piuttosto ricche di contenuti, tecnologia e potenza. In realtà delle macchine che vi ho elencato, la parte buona delle americane è il fatto che comunque sia essendo macchine americane hanno una meccanica piuttosto robusta. Posso dire lo stesso anche della Mercedes, un po' meno della BMW, perché la M5 ha la trasmissione molto delicata e se dovessi comprare un RS4 starei molto attento al differenziale. Quella probabilmente è la prima cosa che farei controllare. Comunque sia, comprare macchine usate non è sempre detto che la fregatura sia dietro l'angolo, anzi, l'importante è cercare la macchina con lo storico di manutenzione sempre eseguito regolarmente e possibilmente in casa madre. Così come sul video delle super berline, io spero che apprezziate anche questo. Se avete consigli e idee su prossimi argomenti da trattare, fatemelo sapere. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!